Ciao a tutti, oggi vi parleremo di un sistema CarPlay per auto della CarPod Go. Il modello si chiama T3 Pro del 2024 e in questo caso l'abbiamo montato su una Fiesta MK7 del 2009, modello Titanium, dotata quindi di un sistema Bluetooth con comandi a volante e audio appunto Bluetooth, ma ovviamente multimedialità pari a zero, essendo una macchina del 2008-2009. Abbiamo avuto la possibilità di testare diversi CarPlay sul nostro sito Gravel Road e anche su fordfiestaitalia.com, parlando appunto di sistemi prevalentemente per moto e in qualche caso per auto. E devo dire che questo sistema per auto è veramente spettacolare. Innanzitutto ha una diagonale importante di quasi 10 pollici e un display laminato, quindi con un gap inesistente tra LCD e vetro stesso. Le connessioni sono più o meno le solite, presa USB-C che viene alimentata con l'accendisigari. L'accendisigari ha un pulsante di spegnimento molto comodo, quindi ci permette di staccare l'alimentazione lasciandolo comunque inserito. Ha due prese USB-C, una per l'alimentazione e una per dati, diciamo. Ingresso micro USB. Non è dotato di telecamera anteriore, però può essere connessa a una telecamera posteriore che l'azienda ci ha anche inviato, ma che noi non abbiamo montato perché ovviamente necessita di un cablaggio piuttosto lungo da sistemare, insomma da far passare fino al retro dell'auto. Vediamo un attimo le impostazioni. Allora, il display è molto bello, come detto, le impostazioni sono molto chiare. Qui abbiamo lingua, orario, formato dell'orario, il Bluetooth che ci permette quindi di connetterci al nostro telefono. La prima connessione va sempre fatta con il Bluetooth. La vista notturna che può essere programmata, la luminosità, comunque ha un sensore di luce integrato, lo sfondo, i loghi. Questa è una caratteristica molto bella perché troviamo tanti loghi già installati, dobbiamo solo scegliere quello per la nostra auto e in questo caso ho scelto Ford. L'impostazione drive destro, quindi per chi ha la guida a destra, modalità 60 fps e ritorno timeout 10 secondi. CarPlay fa sì che quando lasciamo 10 secondi in attivo torna, come vedete, in automatico al CarPlay. Il volume è configurabile su media, navigazione e telefono. L'uscita audio, in questo caso io utilizzo quella Bluetooth, ma potremmo utilizzare l'FM, quindi una stazione radio, l'AUX e un altoparlante, uno speaker esterno. L'ultima voce ci dice il sistema attuale software. Le altre sono praticamente delle scorciatoie qui, come vedete, che portano al menu che abbiamo appena visto. Qui invece abbiamo i due CarPlay Auto e Android Auto. In questo caso, essendo collegato a un iPhone 15, parliamo di Apple CarPlay, che sta per ricevere anche un aggiornamento importante con iOS 18. Magari avremo modo di approfondirlo in un video a parte. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, vi rimando alla recensione scritta che pubblicheremo sui nostri siti. In questa recensione video volevo soprattutto farvi vedere il dispositivo collegato alla macchina, in questo caso il cablaggio è naturalmente volante e non ho ancora provveduto a far passare i cavi in una maniera più discreta, ma sicuramente lo farò perché questo sarà il dispositivo che terrò fisso in auto, perché a mio parere si integra perfettamente sulla plancia e soprattutto devo dire che mi ha colpito per una caratteristica unica nel suo genere: l'aggancio e sgancio magnetico. Qui vediamo, innanzitutto vediamo le varie prese, i vari ingressi. Il dispositivo dietro è molto minimalista, ha solo delle feritoie per
il raffreddamento o per gli speaker. Come detto, molto curato, molto ben fatto. Possiamo scegliere un attacco a ventosa presente in confezione oppure questo adesivo, diciamo, molto forte con un braccetto piuttosto piccolo, quindi comunque molto stabile. Io ho preferito questo. Vedete la facilità con cui noi riusciamo ad attaccarlo, e se abbiamo bisogno ovviamente di disconnetterlo perché abbiamo paura di un furto o di qualcosa del genere, in un attimo noi possiamo staccarlo e metterlo da parte facilmente, possiamo reinserirlo. Quindi che dire, allora sicuramente è un prodotto promosso per la velocità del processore, per la qualità del display, ottima risoluzione, ottima costruzione in generale, pochi riflessi. Il trattamento oleofobico non è perfetto, quindi qualche impronta rimane, però devo dire che è piuttosto buono. E sistema di gancio e sgancio eccezionale, quindi questo, da questo punto di vista è sicuramente fenomenale, perché ci permette veramente anche con una sola mano di toglierlo, parte il filo, rimetterlo semplicemente. Quindi questo lo rende veramente facile da togliere e mettere, perché purtroppo lasciare in auto dispositivi del genere ci espone al rischio di un furto, un furto che porta non solo il furto del dispositivo stesso, ma anche i danni ai vetri, a tutto quello che ne consegue quando cercano di aprirci la macchina. Quindi va, a mio parere, in molte situazioni va tolto, e è la cosa migliore avere la possibilità di toglierlo così velocemente. Vi rimando quindi alla recensione scritta sul nostro sito per tutti i dettagli tecnici, per i link per l'acquisto. Se avete domande potete scriverci sotto, se avete curiosità siamo lieti di rispondervi. Ci sarà anche un video di unboxing che vi farà vedere tutto quello che vi arriva in confezione, e per qualsiasi cosa scrivete e commentate, saremo lieti di rispondervi. Ciao a tutti e grazie mille, alla prossima, ciao.